Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, a grandissima richiesta, oggi vi presento non un bot, ma bensì il bot, l'unico bot di cui chiunque possa mai aver bisogno, ed è appunto un trading bot che ti permetterà di avere profitti duraturi, sicuri e fissi nel tempo, ma la cosa più bella di tutto ciò è che sono esentasse, ragazzi. Che bella questa parola, esentasse, esattamente così, perché sarà un bot che genererà delle plusvalenze in Bitcoin, quindi una cripto il cui valore non è stabile, quindi non siete tenuti a doverci pagare le tasse sui profitti generati, appunto. Perché per quelli di voi che non lo sapessero, ragazzi, in Italia bisogna pagare un 26% sul capital gain, tradotto su qualsiasi plusvalenza generata da o vostre operazioni discrezionali sul mercato, o se vi affidate a uno dei miei bot, che pubblico tra l'altro sulla piattaforma di Mixer, link in descrizione per copiarne uno qualsiasi, sarete per forza di cose profittevoli long term, sappiate, ovviamente sto scherzando ragazzi, ma neanche troppo, sappiate che dovete pagarci il 26% di tasse su tutte le plusvalenze generate. Detto ciò, il bot di cui andrò a parlare in questo video è un bot spettacolare, ci ho messo tanto tempo per cercare di raffinare questo tipo di strategia, è una strategia che esiste dall'alba dei tempi praticamente, e per poterlo utilizzare ti servirà utilizzare la piattaforma che ho qui davanti, ovvero Pionex, uno degli exchange più crypto friendly, anzi più crypto trading bot friendly che io abbia mai avuto il piacere di studiare e utilizzare, perché è veramente straordinario. Link in descrizione per iscriverti subito su Pionex, sconto sulle commissioni, sostieni il canale. E tra l'altro ragazzi su Pionex ci sono le commissioni più basse in assoluto che io abbia mai visto su un exchange del settore, sono dello 0,05% sullo spot market, sono la metà di quelle di Binance per intenderci, ma detto ciò iniziamo subito a parlare dell'argomento di questo video, ovvero come creare una tua personalissima pool di liquidità Ethereum contro Bitcoin per generare profitto in Bitcoin long term speculando sull'oscillazione di prezzo che ha questa coppia. Allora ragazzi, per intenderci, più che altro per chi non l'avesse capito, il bot di cui andremo a parlare in questo video, che poi in realtà è una raffinazione di questo tipo di strategia che ripeto esiste da tanto tempo, è un bot a griglia che va a lavorare sulla coppia Ethereum contro Bitcoin. Quindi io darò per scontato in questo video che tu sappia come funziona un bot a griglia. Questa che abbiamo qua davanti è appunto la price action, il grafico in realtà, della coppia Ethereum contro Bitcoin, ok? In realtà, come possiamo ben vedere, va sempre ad oscillare su alcuni livelli chiave. Ovviamente, ragazzi, questo è il grafico totale, siamo su un grafico settimanale, quindi ognuna di queste candele equivale ad una settimana, quindi cerchiamo di andare a prendere un intervallo di tempo un po' più consono, ok? Ad esempio, come possiamo vedere, ci sono dei livelli di prezzo che potremmo noi utilizzare, volendo, come barre di congestione, ok? Le barre di congestione sono l'upper limit price e lower limit price di un bot a griglia, ok? Livelli oltre i quali il bot non lavora più, all'interno dei quali in realtà crea una marea di profitti. I classici livelli che in realtà si utilizzano per questi tipi di software, per questa coppia, sono 0.04 e 0.06, rispettivamente questo che vi sto indicando qua sullo schermo e questo altro livello qui, 0.06. Perché dico ultimamente? Ultimamente si utilizzano questi livelli ed è immediato notare come Bitcoin, come Ethereum contro Bitcoin si sta mantenendo appunto in questa fascia di prezzo. In realtà se volessimo creare un bot che abbia una vita, diciamo, lunghissima, dovremmo andare a considerare un livello di prezzo un po' più alto. Andiamo ad arrivare addirittura agli 0,09 di prezzo Ethereum contro Bitcoin, ok? Quali sono? Parliamo subito dei difetti di questa strategia. Quali sono i difetti? Parliamoci chiaro. Adesso andiamo a vedere un po' di backtest prendendo dei livelli consoni, quindi i livelli migliori in assoluto per una coppia del genere, ovvero 004 e 006, e andiamo a fare qualche backtest e ci renderemo conto della profittabilità di questa griglia, ok? Perché sennò sarebbe troppo bello poter stampare Bitcoin così. Questo è il software che io personalmente utilizzo per il backtest delle griglie. Stiamo calcolando il backtest di esattamente un mese, possiamo fare, giusto? Sì. Quindi nell'ultimo mese vediamo quanto avrà prodotto un bot a griglia Ethereum contro Bitcoin, ok? Ripeto, sto prendendo gli intervalli di prezzo di 0,04 e 0,06 che sono i migliori da prendere in quest'ultimo periodo, ma cioè, capite che sono i migliori, eh? Quindi vi lascio immaginare. Sto mettendo due griglie. Facciamo il backtest, così iniziamo già a capire che differenza c'è tra mettere poche o molte griglie. Allora, con due griglie non avrebbe fatto assolutamente nulla. Andiamo a metterne 12. Con 12 griglie questo bot avrebbe generato in un mese di grid PNL uno 0,6% con 12 griglie, ok? Vediamo se ve lo mostro graficamente. Eccole qui, le 12 griglie, sulla price action di questa coppia. Andiamo a mettere anche magari il giornaliero. Dove sei? Eccoti qua. Ecco tutte le varie compravendite che avrebbe fatto nell'ultimo mese, ripeto. Quindi in un mese 0,6. Andiamo a mettere 25 griglie.
backtest, 1,082 con 25 griglie nell'ultimo mese. Ignorate momentaneamente il PNL, perché in realtà questo PNL vi viene dato in Bitcoin, ok? Quindi in realtà sì, sareste in surplus di questa quantità di Bitcoin, ma in realtà perde di senso per ragionamenti che andremo a fare dopo. Quindi con 25 griglie 0,8%. Andiamo a dezoomare, andiamo a metterne 50. Come vedete adesso arriveremo ad un punto tale oltre il quale la profittabilità mensile si abbassa, ok? Perché a rigor di logica più aumentiamo le griglie più dovrebbe aumentare, come vedete, il grid profit, ma in realtà adesso ne abbiamo messe 50, guardate, è diminuito il grid profit in questo caso con 50 griglie. Andiamo a metterne 100 in questo caso e abbiamo 4, anzi 5 backtest diversi, ok? Rispettivamente con 2 griglie 0%, con 12 griglie 1,06%, con 25 griglie 1,08%, con 50 griglie 1,075% e con 100 griglie 1,065%. Ripeto, tutte nell'ultimo mese, che se dovessimo annualizzarlo, ragazzi, ci viene un classico rendimento da SeFi. Quindi se noi ci vogliamo avere un 10, un 12% annuo su Bitcoin, perde un po' di senso andare a utilizzare una strategia di questo tipo. Perché? Perché banalmente ci iscriviamo su Nexo, depositiamo Bitcoin, ti lascio il link per iscriverti a Nexo in descrizione e questo vi dà un circa 10-12% su Bitcoin, che sono appunto questi rendimenti che ci dà questa griglia. Quindi questo è il primo difetto. Questa dannata griglia ha pochissime oscillazioni di prezzo e quindi una bassissima profittabilità mensile. Questo è il primissimo difetto che sono andato a correggere con questa strategia di cui vi andrò a parlare in questo video. Ah ragazzi, piccolo spoiler, quasi dimenticavo, non ho messo le commissioni dell'exchange, che nel nostro caso su Binance sono dello 0,1%. Se abbiamo sconti sono dello 0,075. Su Pionex, ci tengo a specificarlo, sono la metà, quindi un ulteriore vantaggio è quello di utilizzare Pionex. Adesso andiamo a mettere appunto le commissioni, andiamo a vedere come si sarebbero comportati i vari backtest che abbiamo appena fatto. Quindi, che ne so, con 12 griglie, senza commissioni avrebbe generato 1,06, con le commissioni di Binance avrebbe generato 1,030 con 12 griglie, vedete? Andiamo a metterlo quello con 25, che senza commissioni avrebbe generato 1,082, mentre con le commissioni calcolate 1,021. Andiamo a mettere 50 griglie che senza commissioni nell'ultimo mese avrebbe generato uno 0,75%, andiamo a fare il backtest, uno 0,19%, vedete che poi alla fine si diventano simili, ok? Con 100 griglie addirittura oserei dire che potremmo andare in perdita se contiamo le commissioni, invece no, uno 0,16%, ok? Questi sono netti. Ragazzi, ho messo delle commissioni molto alte, In realtà con Binance pagate un po' di meno se avete uno sconto in BNB. Ripeto, su Pionex sono la metà, quindi link in descrizione per iscriverti su Pionex, pagherai la metà di queste commissioni e avrai anche un ulteriore sconto se utilizzi il mio link. Quindi guardate le commissioni, questo è un ulteriore difetto, un sacco di commissioni. Guardate quanto maledizione si vanno ad appiattire i profitti netti che fanno queste griglie. Ecco perché dico, va sistemata questa strategia e io sono riuscito a farlo. Quindi eccoci tornati su Pionex e per trovare il bot in questione dobbiamo andare su Future, qua in alto, Future Bot. Occhio ragazzi, potrebbero, diciamo, brillarvi gli occhi tra poco. Guardate che maledetta figata, clicchiamo su Future Grid e io ce l'ho già di default perché ovviamente l'ho utilizzata. E vi basta scrivere qui, Ethereum Bitcoin Perp. Quindi vi lascio immaginare cosa voglia dire. Vuol dire che voi potreste andare a utilizzare una leva su questo tipo di griglia. Guardate i rendimenti che ha avuto backtestati sugli ultimi 30 giorni che avrebbe avuto sull'anno, ok? Quindi questa griglia ad esempio ve la traduco, ok? Il drawdown massimo che ha sofferto è stato di un 5,7% negli ultimi 30 giorni, ok? Negli ultimi 30 giorni, tra l'altro, se dovessimo annualizzare la profittabilità di questa griglia è di un 75% annuo, calcolata sugli ultimi 30 giorni, ok? Se volete calcolare quanto ha fatto in un giorno, vi basta fare 365, scusatemi, 75% diviso 365 e avete la percentuale che ha generato ogni giorno, ok? Lo moltiplicate per 30 e vedete quanto ha fatto in questo mese questa eventuale griglia. Però comunque vi rendete conto? Questo in particolar modo è stato backtestato sugli ultimi 7 giorni, quindi sì, è vero, varia, ma comunque non sono percentuali minimamente paragonabili agli scorsi backtest che abbiamo appena fatto, ragazzi, 0,20% al mese, va bene, ho capito che è sicuro, è un bot sicurissimo, ok? Ma stiamo parlando sempre di cripto, dai, abbiate pazienza. Quindi la prima soluzione è questa qui, ovvero riuscire a potersi esporre in leva su una coppia del genere, perché in questo caso, ragazzi, non fraintendetemi, io odio la leva, se utilizzata a sproposito, ma in questo caso ovviamente ci va a sistemare un difetto che avrebbe una griglia del genere.
E ragazzi, non esiste da nessun'altra parte, almeno che io sappia, fino a poco tempo fa non esisteva da nessuna parte una coppia perpetual, quindi sul future market di Ethereum contro Bitcoin. Quindi ragazzi, io adesso do per scontato che voi sappiate come funziona la leva, come funziona il future market, come funziona il margine, insomma, do per scontato questi concetti. Se non li conosci, vai a vedere questo video sul canale in cui parlo di come funziona la leva e il margine, in particolar modo con i bot a griglia. Detto ciò, ovviamente possiamo creare un bot long, short, neutral, ma che in questo caso non cambia assolutamente nulla, ok? Perché è un bot cripto contro cripto. Queste divisioni iniziano ad avere senso se stiamo parlando di un bot cripto contro stable. Qui stiamo parlando di bot cripto contro cripto, quindi non cambia assolutamente nulla in queste diversificazioni qua, ok? Se non qualche dettaglio stupido. Ripeto, il nostro obiettivo è quello di accumulare Bitcoin long term il più possibile, il più sicuro possibile, ok? Detto ciò, clicchiamo su copy bot, ma in realtà io vorrei customizzarla, quindi clicchiamo su non sono soddisfatto, customize, e andiamo a mettere, vi anticipo che la aprirò con poco capitale in questo video, giusto perché voglio farvi vedere delle modifiche che si possono fare. Io ovviamente la creerò nel tempo e vi aggiornerò su questo canale, quindi magari iscriviti se non lo sei. Detto ciò, su customize andiamo a mettere alcuni settaggi che preferiamo. Allora ragazzi, quali sono i ragionamenti che dobbiamo fare? Questa griglia ha questa profittabilità qui, nell'ultimo mese backtestata sull'anno, quindi io vorrei avere questa profittabilità, quindi cosa faccio? Vado su Customize, perché non mi interessano questi valori che ha messo qui, voglio ottimizzarla un po' di più, renderla un po' più rischiosa, tra virgolette. Tra l'altro sappiamo che ha una leva intrinseca 5x, ma adesso ne parliamo in maniera approfondita. Guardate, io voglio diminuire il price range, ok? Io con questo price range qua, chi ha creato questo bot va a coprire un 30%, può essere? Un 33%, ok, con 181 griglie e ha un profit grid, questi sono netti, le commissioni sono detratte, lo dice qui, di uno 0,13%. Allora cosa voglio fare io? Voglio mantenere questo profit grid qui, però voglio abbassare il price range che va a coprire, in modo tale da andare a ottimizzare addirittura questa griglia, ok? Io voglio mettere come price range 0,04, ripeto, io personalmente, questi non sono delle barre di congestioni ottimali per questa coppia, ok? Sono ottimali nell'ultimo periodo. Vi ricordo che il grafico che stiamo vedendo sono candele settimanali, Vado a mettere 120 qui e mi dà uno 0,12, quindi sì, può andare bene. Vedete, ho mantenuto lo stesso profit grid, diminuendo però l'intervallo, quindi approssimabilmente questa dovrebbe essere una griglia un po' più profittevole di quella di prima, ok? A rigor di logica. Perché? C'è più capitale concentrato perché sto coprendo meno variazioni di prezzo. Variazioni di prezzo che queste due cripto, questa coppia, non dovrebbe avere nella maggior parte dei casi, però come ben vediamo in realtà ce le ha. Poi dovreste farvi voi un conto. Intanto se andiamo a zoomare possiamo vederci le griglie. Se noi andiamo a mettere il grafico orario, preparatevi a spaventarvi. Guardate qua. Le candele orarie, ragazzi, sono praticamente piatte, ok? Ovviamente, perché non c'è chissà quale variazione. E voi, vedendo le shadow di queste candele, vedreste quanti ordini mediamente in un'ora vi potrebbe fare questo bot. E sapete che vi fa lo 0,12% sull'1% del capitale. Perché l'1%? Fate che per comodità ci sono 100 griglie e non 120. Voi mettete 10.000 dollari qui, che poi vedremo in realtà dobbiamo aggiungere Bitcoin. Fate il totale capitale diviso il numero di griglie, ok? Il capitale che sta sulla singola griglia, questo è il profitto che vi fa sulla singola griglia. E in un'ora, ragazzi, è proprio lenta, è veramente lenta. Però come pro ha che sarà un bot veramente long term che vi permette di fare profitti in Bitcoin che potenzialmente possono aumentare essi stessi il loro valore, ok? Ripeto, questa è la variazione che ha avuto in un'ora, ad esempio, e ha toccato massimo 2-3 ordini come ben vediamo, ok? Quindi ripeto, è una griglia molto molto lenta, ma adesso andiamo a sistemare questa roba qui. Qui scegliamo quanto capitale mettere, se in dollari o in Bitcoin. Occhio che se mettiamo dollari ci verranno automaticamente scambiati in Bitcoin ed Ethereum per aprire questa griglia, mentre se abbiamo direttamente Bitcoin possiamo aggiungere direttamente Bitcoin e ci verrà scambiato una porzione di questo capitale in Bitcoin in Ethereum, ok? Ma tanto una volta che la startiamo ci esce un bel grafico che ci mostra cosa sta facendo esattamente il nostro capitale e soprattutto, essendo questa una griglia smart, ha un parametro che si chiama anti-liquidation margin, ovvero in base al capitale che andiamo a mettere qui e in base, che ne so, voglio mettere 100 dollari, me li fa mettere, no, il minimo è 106, ne mettiamo 200, crepi l'avarizia. Ovviamente è solo una prova che sto facendo, ripeto, andrò a fare dei video con cadenza settimanale anche su questo bot sul canale, quindi vi aggiorno. Dicevo, in base al capitale che mettete, in base alla leva che utilizzate, lui andrà a spostare dinamicamente il margine in Bitcoin, quindi andrà a estrarre Bitcoin dalla griglia o andrà a mettere capitale in Bitcoin nella griglia in base al prezzo che sta raggiungendo la coppia, ok? Proprio per non farvi poter liquidare
mai, perché ripeto che stiamo lavorando su un future market con una leva a 5 per, che non è neanche poco, però essendo in realtà un asset, una coppia quantomeno stabile, la leva perde molto di, diciamo, pericolosità, però nonostante ciò c'è il rischio di liquidazione qualora dovesse succedere una divergenza assurda sulla price action di Ethereum contro Bitcoin. Insomma, lui con questo margine dinamico ti permette appunto di non essere mai liquidato. Comunque adesso bando alle ciance, andiamo a creare questa griglia, tanto ripeto ragazzi, una volta creata possiamo fare veramente tutte le modifiche del caso. Ecco cosa va a succedere, guardate, questo è il margine dinamico che vi dicevo, un 60% per non essere mai liquidato e poi il resto viene utilizzato un 13% in Ethereum, un 25% in Bitcoin, insomma, questo dipende ovviamente dagli ordini che ho messo. Clicchiamo su Create e adesso andiamo a vedere come andare a gestire una griglia del genere. Eccola qua. Queste che vediamo scalate qua sono immediatamente le commissioni di apertura dei primi ordini, ok? Quindi se vediamo una perdita impermanente, queste sono esattamente le commissioni, che in questo caso equivalgono allo 0,05%, eccolo qua, si è aggiustato. Detto ciò, cliccando qua in alto su Orders, Trading Bot Orders, possiamo vedere tutti i nostri bot, in particolar modo questa griglia che stiamo utilizzando. Vi ricordo che l'ho utilizzata con $200 di capitale in totale, ok? Guardate, fatevi i conti, questo è l'actual investment che sta sulla griglia, questo invece è il margine di riserva, se sommate fa $200. Occhio ragazzi che qua è complicata la situazione, però se voi fate 70 per 5, o meglio 75 per 5, fa esattamente 375. Quindi voi in realtà state utilizzando una griglia con quasi il doppio del capitale, proprio per la potenza della leva, ok? Nonostante ciò, avete un estimation liquidation price che in realtà è un prezzo che non verrà in realtà quasi mai toccato, ragazzi, uno 0,02% sulla price action di questo bot non si è mai visto, o meglio, si è visto tanti anni fa, ma anche qui ragazzi, guardate, cliccate qui, potete aggiustare il margine, scegliete cosa aggiungere, che ne so, mettiamo $10 e vi dice che diminuisce il liquidation price. Se io qua vado ad aggiungere addirittura 50, diminuisce ancora. Se io vado a mettere $100, in realtà potrei mettere, guardate, se voglio arrivare a un livello di no liquidation, che in realtà è controproducente in questo caso, perché io ci sono arrivato, eccolo qui, con $200, quindi in questo caso cosa succede? Che sto utilizzando un bot con circa $400 con leva e effettivamente ho depositato $400, quindi è come utilizzarlo sullo spot market. Qui sono arrivato a livello di no liquidation, ok? Perde un po' di senso in questo caso perché il nostro trucco, il segreto è quello di riuscire a esporsi con molto più capitale rispetto a quello che abbiamo, cosa che stiamo facendo ora, avendo approssimabilmente un prezzo di liquidazione che non è impossibile, attenzione, però possiamo gestirlo noi, possiamo renderlo impossibile, possiamo in momenti di bisogno, tra virgolette, far sì che non verremo mai liquidati, però nonostante ciò un livello di prezzo di liquidazione talmente tanto basso che è come dire che non ci sia, mettiamola così. Ripeto, è una griglia dinamica, dobbiamo starci un po' dietro, ma neanche chissà quanto, cioè ogni tanto la guardiamo, vediamo, ripeto, la cripto, la coppia Ethereum contro Bitcoin è praticamente una coppia stabile. Comunque questa è una cosa che possiamo fare, possiamo andare a prelevare margine. Vi ricordo che il margine qua viene calcolato in Bitcoin, ragazzi, quindi tutte le plusvalenze di questo bot, voi siete completamente esposti a Bitcoin in questo caso. Quindi si presuppone una forte gestione del capitale a monte prima di utilizzare questo bot. Questo è un bot praticamente da holding, ragazzi, ok? Per intenderci. Potete prelevare margine, aggiungere margine e questo va a inficiare il vostro prezzo di liquidazione. Potete modificare la leva, potete aggiungere investimento. Guardate, potete fare veramente tutto. Aggiustare il margine, rilasciare il profitto, quindi il grid profit che va a generare la griglia lo potete prendere e mettervelo in circolo sul vostro spot wallet. Potete aggiungere investimento, che quindi andrebbe qui. Potrete ridurre l'investimento, quindi prelevare questi $75. Potete modificare il price range, cosa che probabilmente farò in futuro, capito? Ecco cosa intendo con griglia dinamica, ragazzi, è un sogno questa maledetta griglia. Potete addirittura modificare la leva, ovviamente, mettere in pausa il bot e la più importante di tutte, potete modificare il nome. E io adesso la vado a chiamare Liquidity Pool. Ovviamente sto scherzando, Eccola qua. Dopodiché una cosa che secondo me è la killer feature di questo tipo di bot su Pionex è che potete calcolare profitti e perdite rispettivamente in Bitcoin e in dollari. Occhio ragazzi, Qui, cliccando su Bitcoin qua, avrete appunto il profitto che ha generato in Bitcoin e quanto siete momentaneamente in perdita di Bitcoin, ok, su questa griglia. Quindi potenzialmente, non paradossalmente, potenzialmente, se qua avete una forte perdita di Bitcoin,
ripeto, calcolando qua il profitto in Bitcoin, voi potete aggiungere Bitcoin a questa griglia. Come si aggiunge Bitcoin, ragazzi? Avete una posizione in perdita su un altro exchange, lo vendete e aggiungete dollari, oppure spostate Bitcoin e li aggiungete qua. Perché? Perché sapete che state acquistando Ethereum a un prezzo migliore rispetto allo start price. Viceversa, se qua avete un PNL positivo, vuol dire che vi conviene vendere Ethereum per Bitcoin, quindi se avete delle posizioni in Ethereum in perdita su altri exchange, potete aggiungerlo qui, perché sapete che state comprando Bitcoin a un prezzo migliore con Ethereum. Ok ragazzi, spero di non avervi veramente fatto uscire il fumo dal cervello. Ragazzi, veramente io vi terrò aggiornati perché vi si apre un mondo con questo tipo di operatività. È un bot a griglia estremamente maturo, estremamente figo, potente, c'ha veramente un sacco di pregi e difetti ridotti all'osso grazie appunto alla vostra personale operatività, perché dato che voi potete mettere mano e modificare sta griglia come meglio volete, andate ad eliminare qualsiasi difetto che possa avere un bot del genere sul future market. Detto ciò, grazie mille per l'attenzione, io ti ricordo di lasciare il video, iscriverti al canale, fammi sapere cosa ne pensi con un commento e noi ci vediamo in un prossimo video qui su YouTube.